Oggi visitiamo il santuario di Oropa. È uno dei più importanti luoghi mariani delle Alpi e un centro di spiritualità e cultura che attira ogni anno centinaia di migliaia di fedeli, turisti e appassionati di arte e natura. Si trova a 1200 metri di altezza nelle montagne sopra Biella. È anche molto bello dal punto di vista paesaggistico, in quanto si trova in mezzo ad un'area naturale molto bella e ricca di alberi e vegetazione. In queste riprese si vede nella sua veste autunnale. Secondo la tradizione, l'origine di Oropa risale al IV secolo con Sant'Eusebio, primo vescovo di Vercelli, che avrebbe portato dalla Palestina una statua della Madonna Nera e fondato il primo nucleo del sacro luogo. La crescita della devozione e l'afflusso di pellegrini hanno portato a una progressiva espansione del complesso, che ha visto il contributo di alcuni dei più grandi architetti sabaudi come Arduzzi, Gallo, Beltramo, Juvarra, Guarini, Galletti e Bonora tra XVII e XVIII secolo. Il cuore originale del santuario è il sacello eusebiano all'interno della basilica antica, ornato da affreschi trecenteschi dedicati alla Vergine e ai santi. La Basilica Superiore rappresenta una delle opere architettoniche più imponenti dei Sacri Monti Piemontesi. L'esigenza di edificare una nuova chiesa risale al XVII secolo, quando l'afflusso crescente di pellegrini mise in evidenza l'inadeguatezza delle basiliche più antiche. Tuttavia, il progetto che avrebbe effettivamente realizzato la chiesa venne scelto soltanto alla fine dell'Ottocento. Il disegno dell'architetto barocco Ignazio Amedeo Galletti venne infatti elaborato un secolo prima, nel 1774. Secondo la tradizione locale, Galletti sviluppò il progetto durante un soggiorno a Oropa, dove era rimasto convalescente e, riconoscente per l'ospitalità ricevuta, offrì generosamente il suo progetto all'amministrazione del santuario. Per realizzare la costruzione fu necessario effettuare lavori straordinari. Il torrente Oropa venne deviato per liberare lo spazio necessario all'edificazione della chiesa. La prima pietra fu posata nel 1885, segnando l'inizio di un cantiere lunghissimo che dovette affrontare enormi difficoltà logistiche, in particolare l'interruzione causata dalle 2 guerre mondiali. La basilica fu consacrata nel 1960, ossia 75 anni dopo l'inizio dei lavori. La Basilica Superiore si distingue per le sue proporzioni monumentali che combinano armonia con l'ambiente montano circostante, pur contrastando volutamente con la dimensione più intima della basilica antica sottostante. L'elemento più caratteristico e iconica dell'intera struttura è la cupola, che si eleva per oltre 80 metri dal pavimento e rappresenta il tratto distintivo del santuario, visibile persino dalla pianura. La cupola sorregge una struttura interna di grandi colonne che creano uno spazio centrale grandioso. La Basilica Superiore è in grado di accogliere 3.000 fedeli, consentendo così al santuario di ospitare folle enormi durante i pellegrinaggi più importanti. All'interno, lo spazio ottagonale sovrastato dalla cupola e dalle alte colonne è arricchito da 6 cappelle dedicate ai misteri della vita della Vergine Maria, sulle cui pareti sono raffigurati dipinti dedicati ai misteri della vita di Maria.
Dalla basilica, o anche dall'ingresso principale, si può visitare una bellissima e rara collezione di presepi provenienti da tutto il mondo. Entriamo adesso nella Basilica Antica. La chiesa è a croce latina, con transetto, cupola e una serie di cappelle laterali che integrano elementi delle strutture preesistenti tra 400 e 500. Gli spazi risultano relativamente raccolti rispetto alla maestosità della basilica superiore, favorendo un'atmosfera di raccoglimento e preghiera. La chiesa è a croce latina, con transetto, cupola e una serie di cappelle laterali che integrano elementi delle strutture preesistenti tra 400 e 500. Gli spazi risultano relativamente raccolti rispetto alla maestosità della basilica superiore, favorendo un'atmosfera di raccoglimento e preghiera. La basilica fu costruita in seguito al voto solenne fatto dalla città di Biella durante l'epidemia di peste che colpì la regione nel 1999. I lavori iniziarono all'inizio del XVII secolo e si conclusero nel 1620, anno in cui si celebrò la prima delle solenni incoronazioni, rito che si ripete ogni 100 anni e scandisce la storia del santuario. La chiesa venne realizzata sul luogo dell'antica chiesa di Santa Maria, ampliando e rielaborando il precedente edificio medievale. All'interno della Basilica Antica di Oropa si possono ammirare importanti opere d'arte che abbracciano vari secoli e stili, alcune delle quali di grande valore storico. Il cuore artistico della basilica è il sacello eusebiano, risalente probabilmente al IX secolo e decorato da un ciclo di affreschi databili tra la fine del 300 e l'inizio del 400. Questi affreschi sono attribuiti a un anonimo maestro di Oropa e illustrano episodi della vita della Vergine, santi locali e temi simbolici, tra cui la caratteristica stella a 8 punte. Ma l'opera più importante è la statua lignea della Madonna Nera di Oropa, oggetto di un'antichissima devozione popolare. Fu realizzata in legno dal cosiddetto maestro della Madonna di Oropa, scultore e intagliatore valdostano dal nome sconosciuto attivo tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV secolo.
Alla Vergine sono attribuiti numerosi miracoli e per questo è molto venerata. Qui possiamo vedere la raccolta degli ex voto. In posizione centrale si trova anche la fontana del Bernel. La fontana venne costruita tra il 1595 e il 1596 per iniziativa dei canonici della collegiata di Santo Stefano di Biella. Con una funzione pratico-rituale, offriva l'acqua ai pellegrini tramite cassuigi, ossia mestoli di ferro appesi alla corolla della vasca, che divennero una tradizione popolare. L'elemento centrale, il catino della fontana, fu donato dalla principessa Claudia di Savoia, molto devota della Vergine Nera di Europa, e assemblato dal mastro Bernardino della Scala.